meglio. Welcome, benvenuti, ciao. Mr. Ciao. Moonchild, piacere di Ciao. rivederla. Ciao sole, Shams, raggianti. Io c'ho sopra una specie di il lampadario, vabbè, si vede così. Buonasera a tutti. Come state? Buonasera. Benvenuti alla nuova onda Kin 53 viandante dei cieli red, rosso, mio colore preferito. Siamo a casa, almeno io sono a casa con il rosso. Aspetta che, Io sono fatta scusate. di tutti i colori, col rosso, col blu, col giallo, col bianco. Non c'è nessun problema. Esatto, Basta però stare centrati. quest'anno tu vesti infatti il serpente rosso, quindi arrivo, Io il serpente rosso, ma mi posso anche vestire di blu. Non ci sono problemi. Ecco, O di bianco, chiuso un attimo la porta. o di nero. Non cambierà nulla perché i colori sono dentro di noi. Noi siamo un arcobaleno di colori, ragazzi. Ricordiamoci. Quindi iniziamo così l'onda del viandante. Condivido. Allora, vediamo se ce la faccio. No, non vedo, aspetta. Niente, qua no. Dove è finita? Siamo in diretta, tu sei sicura, vero? Sì, sono sicura che siamo in diretta perché l'ho già appena condiviso. Ecco, sì, ok, adesso ok, ora l'ho visto. Perfetto. Già iniziamo, vedete, con le cose che sono concrete, che lui non vede, che pensa che siano invisibili. Invece tutto ciò è ben visibile. Che si fa i cavoli suoi, condividi. Ok, qua. Raccontaci un po' com'è andata la onda scorsa. No, guarda, questo capitolo lo mettiamo da parte. No, veramente, Allora, un guarda. momento catartico e come ho detto prima, quando ho condiviso i messaggi della Luna in Sagittario, che ho appena finito, per me questo è un momento di onorare e quindi onoro questo viandante Sì. che mi porterà veramente, mi porta ad aprire veramente qualcosa che non avrei mai immaginato nella mia vita. Quindi vi prego e vi sollecito questa sera a veramente ad affidarvi alla sincronicità. Vi prego, vi spingo veramente questa sera a volere vedere la sincronicità che c'è intorno a noi, quindi a lasciare andare quelle corde, a smettere di voler fare le cose come voi pensate siano giuste, come voi pensate che vi arrabbiate perché quella cosa non arriva, vi arrabbiate perché quella cosa non è così, perché quella cosa non deve essere fatta così, perché quella cosa non è per voi, perché quella cosa non è ancora matura in questo momento. Quindi state semplicemente in centro e osservate che cosa si mostra e non siate nemmeno arrabbiati, non siate nemmeno delusi con voi stessi perché pretendete tanto da voi stessi. E stasera questo viandante, i messaggi erano completamente diversi per me da quello che erano le altre volte, proprio perché vuole parlarvi in un altro modo, vuole proprio comunicarvi qualcosa di diverso, che è il viandante, è l'esploratore che si muove in una grande sincronicità, si muove proprio perché dentro di noi abbiamo tutto ciò che ci serve. Sapete che il motto della casa di Ra è tutto ciò che ti serve ce l'hai nel cuore. Qual è il nostro problema? Il problema è che noi abbiamo paura di quel cuore, abbiamo paura di quell'amore che ci guida. Quindi invece questo momento è proprio quell'amore che ci deve guidare per andare a scoprire, per andare a avere la curiosità di andare in altri posti, altri paesi, altre dimensioni. E tutto questo è veramente dentro di noi, perché dentro di noi abbiamo tutto ciò che ci serve. Quindi lasciate che questo viandante vi porti ad esplorare, lasciate che questo viandante vi indichi la strada, guardate la sincronicità di quello che si sta muovendo intorno
e provate a vedere che cosa, chiedete all'universo cosa mi vuoi mostrare. Fammi vedere cosa mi vuoi mostrare. E lo so che è difficile non reagire, però provate a stare nel centro e aspettate una reazione e vedete che cosa si muove. Quindi queste sono le prime cose che il viandante vi vuole comunicare stasera. E proprio oggi il viandante magnetico, il Kin 53, iniziamo oggi. Io ho chiamato visione e messaggi, perché sapete che dalla mia parte vi do delle visioni e dei messaggi che il viandante vuole comunicare con voi, vuole condividere con voi, per poter fare in modo che voi possiate approfittare questi 13 giorni nella maniera più profonda, che possiate vederlo nella maniera più profonda. E quindi cosa dice oggi la sua affermazione è: io unifico per esplorare, attraendo l'attenzione. Sigillo l'output dello spazio con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi muoviamoci, questo Vietnam ci farà muovere molto velocemente, però fidiamoci veramente, stiamo attenti, attenti a tutto quello che si sta muovendo intorno, però provate a non reagire, provate a non arrabbiarvi sempre perché le cose non sono come volete, ok? Perché a volte non devono essere così, perché basta volere sempre le cose in quel modo. Perché è un altro momento. In questo momento c'è veramente tanto intorno a noi che si sta muovendo. Quindi lasciamoci veramente stupire, no? E lasciamo che tutto questo si mostri proprio per indicarci una nuova via, per indicarci e abbiate il coraggio veramente di tirare fuori e di andare a vedere chi siete. Esploriamo dentro, proviamo ad andare dentro, fare un viaggio veramente dentro di noi e andare a scoprire chi veramente sono io, quali sono le mie qualità, cos'è quella paura che ho tanto di tirare fuori e semplicemente osservatela, semplicemente siate delicati con voi. La delicatezza è una delle cose più importanti, proprio perché in questo momento ci muoviamo in uno spazio velocissimamente. Lei sta portandomi alla velocità della luce fare 150 miliardi di cose nello stesso momento, ma so che ce la posso fare, so che farò tutto perfettamente senza dovermi togliere nulla. Anzi, devo dire che, come ho detto prima, grande onore, benvenuto viandante, grazie di accompagnarmi in questo 13 giorni ehm, e vediamo che cosa succede. Vediamo cosa ci vuole dire questo viandante. Intanto ci porta verso una nuova strada dove veramente non ci possiamo più nascondere, non hai più tempo. E guardate un po'. Interessante, interessante, interessante. Perché il viandante oggi ci dice: volta pagina, inizia a camminare da un'altra parte, ma in un modo molto più profondo. Quindi inizia a camminare veramente, hai già tutto pronto, non ti serve nient'altro, non ti manca nulla. Quindi smettiamo di stare nella mancanza. Okay? Siamo nella abbondanza dello spazio. Pensate quanto è grande lo spazio, è enorme. E io ho tutto quello che mi serve a disposizione. Posso muovermi veramente in 3000 direzioni, dimensioni e dentro di me
io non sono solo quello che vedo, non c'è soltanto un tubo, dentro di me c'è tanto, ci sono dei mondi. Quindi vado dentro di me, scopro i miei mondi, scopro i miei colori, come vi ho detto prima, noi siamo pieni di colori. Quindi scopriamo i nostri mondi e veramente siamo veramente onorati che siamo. E veramente vi accorgerete di quanto sarà facile se lasciate andare e se rimanete morbidi e vi osservate, vedete quanto c'è e quanto sarà questa come una rinascita. Andate dentro e scoprite delle parti che non avete mai preso in considerazione. Capite i colori non avete mai preso in considerazione e sarà proprio la vostra anima che vi sta guidando, proprio perché è il momento di uscire dal bozzolo, di uscire da quel bozzolo della farfalla e di andare verso qualcosa che è sconosciuto, qualcosa che è in incognita. È vero, non so che cosa mi succederà, ma so che comunque quella cosa fa parte di me, so che comunque quella cosa lì mi appartiene, io devo camminare in quella strada. Quindi non abbiate paura, ma provate a vedere le cose da altre angolazioni e vi accorgerete di quanto siete assolutamente nella strada giusta. Perché? Perché voi in quella strada dentro di voi scoprite quanto credete in voi, quanto la cosa che vi mancava semplicemente è di riprendere il vostro potere, lo porto dentro di me e io credo in me e io ho quella decisione da prendere e solo io la posso prendere la decisione giusta per me stesso, solo io, perché credo in me. E allora inizio a esplorare e guarda un po' che cosa trovo. Trovo che ora che io mi affidi a che cosa è il mio cuore, è ora che io mi affidi all'amore per camminare in quello spazio e per andare a scoprire i miei colori, per andare a scoprire i miei misteri, per andare a riportare veramente quella camminata, quell'ordine. Io devo usare il cuore, di cui ho tanta paura e l'ho tenuto prigioniero. Liberiamo questi cuori, liberiamo questi cuori, liberiamo questi cuori. Siamo nel mese di Sagittario, siamo vicini a delle festività molto potenti, quindi liberiamoci, ok? E abbiamo il coraggio veramente di camminare con leggerezza, perché come ho detto prima, non vi serve niente, non vi serve veramente assolutamente nulla se non essere leggeri e sorridere. Perché non sorridiamo mai, siamo sempre seri. Non c'hai il sorridi avanti, partecipa e sorridi, proprio perché c'è una chiamata proprio per creare ciò che è perfetto per me, per nessun altro, ma io so che voglio arrivare lì e so come ci devo arrivare e so che veramente con la morbidezza e con la centratura che io avrò e col mio amore, con l'essere così elegante e veramente come morbida, potrò raggiungere veramente quella strada che mi sta aspettando. Quindi buona scoperta dei vostri colori, buona scoperta dei vostri misteri, buona scoperta della meraviglia che siete dentro di voi. Andiamo a vedere chi ci aiuterà in questi 13 giorni. Guardate un po', chi ci aiuterà? Cnun, il dio delle forme. Sapete chi è Cnun? Cnun è quello che crea le forme dalla terra. Quindi prima bisogna organizzare la base. Il viandante si può muovere se ha quella base ben sicura. Allora a quel punto può andare dove gli pare, perché quelle radici sono ben piantate. Allora io mi posso muovere velocissimamente, perché tanto so dove è il mio posto. Lo so perfettamente, nessuno me lo può portare via. Io so qual è, capite? Quindi guardate un po', meraviglia.
grande maestro. Perfetto. Grazie Knun. Vediamo un po' le carte sole della luna cosa ci dicono. Scusatemi che rido. La terra, radici, ragazzi, bisogna piantare le radici. Come vi dico sempre, se non mettiamo giù quelle basi, se non facciamo ground, se non ci colleghiamo alla terra, prima dobbiamo fare una base ben solida. Quel seme si deve interrare, deve andare dentro per poter crescere quella pianta. E il viandante, per poter muoversi velocissimamente, per poter andare a scoprire dentro chi è, prima deve scoprire da dove arriva, deve riconoscere quelle radici, deve sapere chi è, deve sapere qual è il suo posto. Allora a quel punto la sincronicità sarà veramente perfetta, dal cielo alla terra, perché io il viandante ben radicato e riceve dal cielo e posso scendere perché le mie radici sono, perché so dove sono. Quindi lo so che vi ho sempre rotto le scatole in tutto questo 2023 con queste radici che non mi sopportate più, ma fidatevi di me, di una che non aveva terra assolutamente. E quando quel fuoco sono riuscita a portarlo sulla terra, per me c'è stato veramente un grandissimo cambio. A quel punto so dove sono sempre, ok? Poi la strada non è mai finita, qui siamo sempre in evoluzione. Per fortuna, se no sarebbe una noia mortale. Però veramente andate avanti e riconosceteli, ok? Bene, grazie. E ora vi leggo il meraviglioso poema mega galattico super meraviglioso, come sempre. Io sono il profeta codificato dal viandante del cielo rosso. 13 è il mio numero, onda incantata della creazione. Molti tempi e molti mondi ho conosciuto, perché io sono l'agente del tempo universale, esplorando lo spazio con vigilanza permanente. Io sono il colonizzatore dei mondi perduti, il galattico navigatore del tempo, l'occhio che tutto vede e la quinta forza consacra la mia fronte. Nella mia mano destra io tengo il libro della legge del tempo, un regalo della famiglia stellare. Nella mia mano sinistra tengo il compasso galattico, la ruota siriana, il compendio della vita profetica. La profezia è legge naturale, una funzione del tempo. La mia camicia porta 2 numeri, 13 e 20, che attraversano le barriere del tempo e dello spazio. Sono incoronato dal segno dei cicli infiniti del tempo. Conoscere me è conoscere la profezia del tempo e la promessa dell'alba che verrà. Grazie mille, grazie di ascoltarmi, grazie di aver lasciato che il viandante vi potesse parlare e con grande amore sempre, grazie a te Munciali. Grazie, grazie, meraviglioso, stupendo. Quasi che non mi sentirei di dire nient'altro perché proprio cioè quello che hai detto anche in finale, che sono venute fuori nelle carte, non parlano altro che proprio di questo nuovo radicamento che incontrerà alla fine questo viandante, no, della onda. Quindi quel serpente lì ci parla proprio di essere pronti a trarre nuovamente questa energia dalla terra, però affondando bene appunto le radici in questa nuova terra, in questo questa nuova pelle, quindi di quello che diventeremo attraverso lo snodarsi di questo viaggio che, che dura appunto 13 giorni, lo stesso numero che rappresenta questo, che è un numero sacro, appunto è il numero delle permutazioni, dei toni dell'onda
incantata, quindi è molto importante, chiamato infatti il profeta, proprio per questo, colui che vigila. È una cosa stupenda che mi viene da dirvi, che è assolutamente, secondo me, in sincronicità, visto che ha parlato tanto di sincronicità Cinzia, Shams è esattamente comparabile, diciamo, al momento che stiamo vivendo, perché con tutti questi valori che abbiamo nel Sagittario, io il viandante di cieli l'ho sempre sentito proprio come veramente il segno del Sagittario. Infatti io lo descrivo proprio normalmente come un arco che si innalza e cerca di lanciare, quindi di lanciarsi, quindi andare oltre proprio le zone che conosciamo, e questa freccia che immaginatela infuocata, durante tutto il percorso illumina e si autoillumina per raccogliere informazioni durante il percorso, quindi durante il viaggio. È molto importante quello che anche Shams ha detto, che non ci dobbiamo preoccupare tanto, quindi dell'arrivo, di sempre cercare di capire che cosa potrebbe succedere, di che cosa dobbiamo preoccuparci, perché tanto comunque questa freccia prima o dopo arriva, e questa luce che verrà appunto portata in un altro luogo, in un altro spazio, lontano da noi, avrà poi la forza e il coraggio di radicare una nuova parte di noi stessi, che sarà assolutamente ampliata ed evoluta, ecco. Quindi per fare questo, infatti, non a caso trae insegnamento e aiuto dalla Lacciatura dei Mondi, che è il suo compagno di viaggio, e dalla Lacciatura dei Mondi impara appunto a liberarsi dalle paure del lasciare indietro alle nostre spalle quello che è stato e quello che non va bene, quindi accettando di tagliare col passato e dandoci un'altra possibilità, un'altra opportunità, creandoci appunto parallelamente un viaggio piano B e C, se eventualmente serve, ma l'importante è appunto allacciarsi appunto a queste nuove possibilità che ci diamo, superando la paura della fine, di ciò che è finito, di ciò che non è andato come pensavamo, come immaginavamo, come speravamo, insomma. Questa è una grandissima forza che ci dà l'allacciatore. Ovviamente patrocinato e vigilato da se stesso, come guida, illuminato quindi solamente da se stesso, e sfidato dall'abbondanza della notte, quindi dal sogno, dall'inconscio. Quindi cosa fa? Il viandante che si muove creando spazi differenti al di fuori di sé, cerca e assolutamente trova anche, cioè riesce a varcare la soglia anche delle problematiche del nostro inconscio. Quindi è proprio così che diventa profeta, e quindi non è che legge il destino o fa una previsione, semplicemente profetizza quello che gli arriva appunto dall'inconscio, dal sogno. Riesce a risolvere quindi il buio che c'ha dentro, per andare avanti e per realizzare quindi il sogno. Quindi crea un canale con l'intuizione. Sviluppando l'intuizione noi raggiungiamo appunto l'informazione che ci serve per proseguire. Questa è la profezia. E poi è diciamo la parte oscura, diciamo la parte occulta di questo glifo è la bellezza della stella, quindi l'arte, tutto ciò che da dentro noi nascondiamo, e quindi tutta questa abbondanza che ci arriva appunto da quell'oltre, da quella soglia che abbiamo varcato dell'inconscio, la rendiamo poi creiamo un'armonia intorno a noi, affinché possiamo creare
con eleganza e con bellezza quello che desideriamo, e quindi mettiamo allo scoperto, come dire, questa stella che non è altro che il nostro cuore, quello che desideriamo, e creiamo quindi un cammino più adeguato e più armonioso alla nostra natura, perché comunque è importante, ecco, seguire il sogno in questo senso anche, quindi nella creazione di quello che vogliamo raggiungere. Quindi questa freccia parte e va, e ovviamente incontra altri archetipi, che sono appunto il secondo appunto è il mago, che ci porta a confrontarci con ciò che siamo e potremmo essere in grado di cambiare nella realtà, e quindi spostando già attraverso l'immaginazione una nuova realtà. Quindi iniziamo già a crearla, immaginarla, e spingiamoci oltre, quindi sfidiamo questa possibilità. Poi dopo abbiamo il tono 3, che con l'aquila assolutamente ci attiva lucidamente la mente per creare quella direzione giusta che ci porta appunto più in alto nella visione del nostro terzo occhio, quindi ci aiuta ad espandere interiormente ed esteriormente quello che potrà essere poi in divenire questo nuovo paradigma, questi nuovi paesaggi che andiamo ad esplorare, e quindi siamo poi in grado di creare semplicemente appunto innalzandoci dalle preoccupazioni e dalle paure. Nel tono 4 abbiamo il guerriero, che appunto infatti parlavo di paura e di coraggio, e qui il guerriero concretizza proprio la forza e l'onore e l'orgoglio che gli servono per spingersi oltre. Quindi si fa le giuste domande, si dà le giuste risposte e va avanti, va oltre, perché non c'è ristagno, cioè non ci deve essere ristagno, perché la mente e l'intelletto ci possono aiutare tanto appunto nello spronarci a cambiare forma e a cambiare proprio atteggiamento verso la vita, verso tutte le paure che tratteniamo da infinite vite. Poi abbiamo la Terra 5, torre intonante, appunto, che ci parlava già prima tanto di sincronicità, ed è importante perché infatti in questa posizione noi troviamo assolutamente il comando e troviamo le coordinate proprio per navigare ed evolvere, semplicemente affidandoci a quello che ci arriva, perché va bene solo quello che ci arriva, non sempre è in corretta corrispondenza con quello che noi pensavamo essere migliore per noi, ma è assolutamente giusto proprio affidarsi agli elementi naturali e ai segnali che la Terra ci manda. Se noi riusciamo a captarli, lei ci aiuta a capire questo, che comunque tutto si trasforma, tutto evolve semplicemente se noi ci affidiamo quindi a questa terra e a questa, diciamo, questi messaggi, questo evolversi degli eventi che ci sembra a volte molto duro, ma in realtà è la direzione ed è la funzione giusta per noi. Poi abbiamo lo specchio numero 6, ritmico, che ci aiuta appunto a stare molto nella concentrazione, a riflettere su quello che combacia con il nostro disegno, quindi lo specchio, cioè le persone, le situazioni, tutto quello che vediamo in esterno non sono altro che una rappresentazione, un'interpretazione di quello che noi abbiamo dentro, e quindi facciamo pace con tutto questo e creiamo un ordine di nuovo armonico e pacifico. Poi abbiamo nel tono 7 la tempesta, qua c'è il cuore dell'onda, e abbiamo infatti questa grandissima trasformazione e trasmutazione interiore che parte da dentro, quindi il cuore, il centro del vortice che si crea intorno a questo cuore, che è la tempesta intorno, ci serve proprio per sintonizzarci sempre di più con l'energia che noi portiamo e con la trasformazione interiore. In questo caso ci comunica la tempesta numero 7 risonante, quindi riconnettersi sottilmente con
con noi stessi, con i nostri colori, quelli di cui parlava prima Shams, in maniera molto molto umile e tranquilla. Ecco, lasciamo che questa tempesta agisca e ci pulisca dal di dentro. Poi abbiamo nel tono 8 galattico il Sole galattico che trova finalmente la sua armonia in quello che emana, quindi non ha più paura di essere ciò che è, la vita che dà, ciò che illumina, la verità che ha portato allo scoperto in tutta l'onda precedente. Adesso l'abbiamo integrata, l'abbiamo rimodellata e semplicemente continuiamo a far bruciare questo fuoco affinché la vita possa di nuovo scintillare e la nostra verità essere sempre più alta e sempre più simile alla nostra essenza, fondamentalmente. Infatti, non a caso nel tono dopo, nel solare, troviamo il drago. Il drago infatti ci aiuta a trovare ancora di più la forza per essere e nutrire la nostra essenza. Quindi realizziamo veramente di essere chi siamo e onoriamoci e nutriamo noi stessi e usciamo allo scoperto da queste caverne, usciamo e portiamo fuori la rivelazione appunto dei misteri che noi tratteniamo con vergogna, con segretezza, con anche tante volte ignoranza e con tanta delicatezza. Qua dobbiamo uscire veramente allo scoperto, perché abbiamo finalmente la forza di essere chi siamo, veramente chi siamo. E poi abbiamo il tono 10, il vento. Col vento infatti abbiamo poi quasi l'obbligo, diciamo, di portare questa comunicazione e di produrre comunque attraverso il respiro ciò che lo spirito ci ha comunicato, ci ha insegnato e lo portiamo allo scoperto. Quindi manifestiamo apertamente appunto ciò che abbiamo ricevuto e quindi proseguiamo oltre verso la notte blu spettrale, che abbiamo già prima descritto come essere la sfida, e qui infatti c'è assolutamente l'apertura della soglia di quel sipario di cui vi parlavo, tra inconscio e conscio. Quindi qui ci possono arrivare grandissimi insight, perché appunto finalmente diciamo le barriere che bloccavano il tempo e lo spazio sono state finalmente abbattute, e quindi possiamo assolutamente accogliere in entrata tutti questi doni, queste informazioni che ci serviranno per creare, per lavorare affinché il nostro sogno si possa realizzare. Quindi lasciamo assolutamente questa porta spalancata da dentro a fuori, quindi per creare poi nuovi sentieri su cui il viandante andrà a fertilizzare appunto questi nuovi terreni con questa nuova forma. E poi abbiamo dopo abbiamo il seme giallo cristallo, e qui ci rendiamo conto che senza l'aiuto di tutti gli elementi, diciamo, che abbiamo intorno, che sono anche comprensivi delle anime che ci accompagnano, quindi in totale armonia, possiamo accogliere e onorare e consacrare questo processo di fioritura e di rinascita a cui sta andando incontro questo archetipo, perché in effetti proprio nella consapevolezza sta proprio il segreto e anche la magia del cooperare, no? Con gli elementi, quindi tutti gli elementi che fanno sì che questo seme, questa nuova vita si schiuda e possa appunto generare una nuova informazione che poi troverà infatti nel serpente, che è appunto assolutamente riconnesso a quella terra di cui parlavamo prima e delle radici che ci serviranno per trarre questa grandissima forza primordiale
che sta nel nostro istinto, quindi ritornare a quel caos primigenio che ci serve proprio per ricreare nuovamente noi stessi, quindi una nuova parte di noi, un nuovo essere più evoluto che in totale presenza ha compreso tutto questo viaggio, questo percorso, come vi ho descritto, illuminando quindi questa freccia, tutto questo sentiero che ci ha portato fino adesso, fino a qui, a questo serpente cosmico, che io conosco strabene perché ce l'ho come guida e come psicrono, quindi è assolutamente importante e molto forte comprendere quanto noi cambieremo attraverso questo percorso, perché sarà come un'auto-iniziazione, quindi noi qui bruceremo una parte di noi stessi, rilasceremo una pelle, una versione desunta di noi che trova una nuova forza in questa nuova terra, nuove radici che gli serviranno per sopravvivere e per ricreare intorno a sé e comunque in totale armonia con tutti gli elementi della natura e di ciò che cresce sulla terra, camminare poi appunto in questa nuova landa, in questa nuova situazione, paradigma completamente diverso. Quindi trascenderemo tutto questo per appunto scoprire che siamo e siamo diventati altro e siamo tanto di più. Perfetto, adesso vi leggo anch'io il poema galattico nella mia versione del glifo numero 13, viandante, il profeta, io sono il profeta, codificato dal viandante dei cieli rosso. 13 è il mio numero, l'onda incantata della creazione. Molti tempi e molti mondi ho conosciuto, perché io sono l'agente del tempo universale, che esplora lo spazio con atteggiamento vigile ed attivo. Io sono il colonizzatore dei mondi perduti, il navigatore galattico del tempo. L'occhio veggente della quinta forza consacra le mie sopracciglia. Nella mano destra tengo la bussola galattica, ruota siriana, il compendio della via profetica. La profezia è la legge naturale, una funzione del tempo. La mia veste porta i 2 numeri sacri, 13 e 20, che incrociano le barriere del tempo e dello spazio. Io sono incoronato dal segno degli infiniti cicli del tempo. Conoscermi è conoscere la profezia del tempo, inclusa nella promessa dell'alba che verrà. Perfetto. Quindi questa è l'alba che verrà, di questo che ci porterà questo serpente, e poi oltre con la prossima onda ne riparleremo. Buon percorso a tutti, grazie mille per averci come sempre riscaldato con la vostra attenzione e col cuore e l'amore che ci date. Grazie Shams. Grazie Moonchild, grazie a tutti di seguirci e buona onda. Oggi siamo stati più concisi, perché dobbiamo andare, bisogna muoversi col viandante. No, perché bisogna cambiare, perché sennò sapete che io mi annoio e quindi dall'alto mi hanno detto è ora di fare dei cambi. Ma l'avevo ricevuto anch'io, infatti. In nuova onda, dall'onda scorsa mi avevano già inviato i messaggi che era tempo di fare dei cambi. Sì, probabilmente me l'hai riferito telepaticamente, ma mi era arrivato identico anche a me. Sapete che io sono verso il serpentone, quindi il serpente ha bisogno di nuove attività. Vi voglio bene. Un bacione, grazie, amore. Ciao Francesca, ciao Anna, grazie a tutti, buona onda a tutti e buona onda Moonchild. Buona onda a te, bacio grande. Un abbraccio, ciao a tutti, ciao, bellissimi, ciao.